Bentornati su Calcio Globale per questo nuovo video. Io sono Cristian Fornara, un allenatore di calcio, UEFA A e laureato in scienze motorie. Allenamento per la transizione offensiva o positiva e la transizione difensiva o negativa. L'obiettivo per la transizione offensiva è tirare fuori la palla dalla zona di pressione, cioè quando si riesce a recuperare la palla, uscire da quella zona senza perdere il possesso. Mentre l'obiettivo per la transizione difensiva è la riaggressione o contropressing, quindi la reazione immediata alla perdita della palla. Poi ci sono anche degli altri sotto-obiettivi, come ad esempio nella fase di possesso abbiamo la gestione e il mantenimento della palla, le posture, l'ubicazione, l'occupazione del campo, eccetera. Nella fase di non possesso abbiamo la pressione e il pressing. Quando in allenamento vogliamo aumentare il numero di transizioni, è molto utile utilizzare degli spazi micro, quindi spazi stretti, piccoli, come ad esempio i rondos. Perché utilizzare i rondos? Innanzitutto abbiamo il ciclo del gioco completo, quindi è presente la fase di possesso, la fase di non possesso e le transizioni. Poi perché è un esercizio situazionale, quindi verranno a formarsi delle situazioni caotiche che i giocatori devono risolvere, quindi principio della ripetizione senza ripetizione. E poi perché si aumenta e si migliora la tecnica nel gioco, soprattutto il controllo e il passaggio verranno padroneggiati nella complessità del gioco. Ma poi vedremo come una variante di questo esercizio come potremo migliorare anche la conduzione. Finisco l'introduzione portando due frasi di questi due famosi personaggi. Uno è Cruyff, che diceva: tutto quello che succede in una partita, tranne il tiro, si può fare in un rondo. L'aspetto competitivo, la lotta per lo spazio, cosa fare quando sei in possesso e cosa fare quando non hai la palla, come giocare a un calcio ad un tocco, come contrastare la marcatura stretta e come riconquistare la palla. Mentre Xavi Hernandez dice: rondo, 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 ogni singolo giorno è il miglior esercizio che ci sia. Si impara la responsabilità e a non perdere la palla. Se perdi la palla, vai in mezzo. Boom, 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 sempre un tocco. Rondo, dal 5 contro 2 al 7 contro 4. Campo largo 20 metri di larghezza e 25 metri di lunghezza, diviso in 4 zone con 4 porticine disposti in diagonale negli angoli del campo. Questo rondo si sviluppa in due parti o due momenti. La prima fase o momento inizia con un 5 contro 2 in una zona micro del campo, con gli altri due giocatori della squadra in possesso posizionati uno per zona nelle due zone adiacenti a quella con la palla, quindi le due zone quelle vicine, mentre gli altri due difendenti sono posizionati nella zona diagonale più lontana. L'obiettivo dei due difendenti è quello di recuperare palla e di segnare nella porticina, oppure di giocare un passaggio ad uno dei due passaggi, ad uno dei due compagni lontani e segnare in una delle qualsiasi porticine, con tutti i giocatori della squadra in superiorità numerica, in questo caso i blu nell'immagine, che potranno pressare.
I 5 giocatori in possesso devono riuscire ad effettuare 4 passaggi consecutivi senza intercetto da parte dei rossi, per poi giocare un passaggio ad uno dei 2 compagni posizionati nelle altre 2 zone. Usciti dalla zona micro, inizia la seconda parte o fase. Si sviluppa un possesso 7 contro 4 a tutto campo, quindi zona macro. L'obiettivo della squadra in superiorità numerica, i blu in questo caso, è mantenere il possesso della palla e gestire la pressione ed effettuare 12 passaggi per guadagnare un punto. La squadra in inferiorità numerica, i rossi, devono cercare di recuperare palla e segnare in una delle porticine. 3 punti. Variante per stimolare e far emergere il gesto tecnico della conduzione della palla. Aggiungere diverse porticine o cancelli disposti nel campo. La squadra in possesso guadagna un punto ogni 10 porticine attraversate in conduzione. Non è possibile attraversare 2 volte consecutive la stessa porticina appena attraversata. Possono essere attraversate con un passaggio, ma senza contarla nel conteggio per i punti. La squadra in non possesso, se recupera palla, deve condurla fuori dal campo, oltre un lato esterno della zona macro. Quando l'azione e il gioco si interrompe, ricominceremo dalla fase 1, quindi dal 5 contro 2, cambiando i ruoli ai giocatori. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Grazie.